Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video in italiano. Allora, oggi devo fare dei, come si chiamano, trigger warning prima di iniziare, perché vi parlerò di cose mediche, quindi parlerò di operazioni e in particolare di problemi legati a ovaie e endometriosi. Quindi se questo argomento può darvi fastidio, cosa che lo capisco meglio di chiunque altro, ecco, ci vediamo nel prossimo video, ecco, non soffermatevi. Capisco perfettamente, mentre invece se volete rimanere qui, oggi prenderò, diciamo, un discorso che avevo già iniziato nei miei primi video. Per chi è qua da tanto tempo se lo ricorderà. Ne parlo sia perché comunque prima o poi verrà fuori questa cosa, perché può essere che non potrò postare per qualche settimana, e in generale ho sempre parlato di questa cosa in modo molto aperto, perché penso sia molto importante fare informazione sull'endometriosi, e quindi ho deciso di parlarvene. Il tutto, appunto vi metterò il link del video che è in inglese con i sottotitoli in italiano, mi pare, e risale probabilmente al 2018, perché vabbè, riassumendo quel video, dopo tanti incontri con vari ginecologi, perché avevo dei dolori strani ed ero finita anche tante volte all'ospedale perché avevo dolori al basso ventre, ho finalmente scoperto di avere l'endometriosi, di cui adesso si parla di più, ma ai tempi non se ne parlava ancora così tanto. Fatto sta che sono stata operata all'ovaio sinistro e mi hanno rimosso questa ciste molto grande, e è stata, diciamo, la mia prima operazione con anestesia totale e tutto, quindi è stato molto brutto perché era la prima volta e pensavo fosse una cosa molto più easy, invece è stato doloroso. Però niente, alla fine poi mi hanno dato una cura da fare, e la cura dell'endometriosi di solito è semplicemente prendere la pillola, delle pillole particolari, ed ecco qua. Solo che io avevo due cisti, una a sinistra e una a destra. Quella piccola, essendo che era non particolarmente grande, non so per quale motivo, hanno deciso di non togliermela, forse perché appunto ogni volta che si fa questa operazione alle ovaie si va a comunque rovinarle un po'. Nel rimuovere la ciste vengono rovinate anche le ovaie, e diciamo questa operazione fa 3 buchi, mi hanno fatto 3 buchi, quindi io in pancia ho 2 buchini ai lati e una cicatrice sotto l'ombelico. Però ecco, essendo comunque una operazione che va a rovinare un po' le ovaie, magari hanno detto quella a destra non andiamo a toccarla, sperando che la ciste si riassorba poi prendendo la pillola. Questa cosa non è successa e la ciste ogni anno si ingrandiva sempre di più, finché è diventata troppo grande. Quindi in questo momento cioè tipo questo è il mio ovaio destro, e questa è la ciste, quindi è pericoloso perché potrebbe torcersi l'ovaio, o comunque questa ciste potrebbe inglobare così tanto l'ovaio che ci può essere bisogno di rimuovere l'ovaio. E ovviamente
non andrò ad aprire il discorso eventuale gravidanza, tutte queste cose qui, perché sinceramente ehm, partendo da tutti questi problemi che io ho, diciamo che sto cercando di fare un passo alla volta, nel senso adesso mi concentro sul fare questa operazione che mi hanno detto che è urgente fare, quindi con la mutua riesco a farla tra 2 mesi in un ospedale diverso di quello della mia città, perché quello della mia città aveva una lista d'attesa troppo lunga. E quindi ho trovato questa ginecologa, anche qui apro una parentesi, io sono passata da ginecologo a ginecologa, ginecologo, ginecologa, ne ho provati tantissimi perché per quanto mi riguarda è davvero difficile trovare un buon ginecologo per una persona come me che ha degli effettivi problemi. E ne ho trovati di bravi ma non empatici, di empatici ma non bravi, e io capisco da fan del Dottor House che l'empatia non è che sia la cosa fondamentale, cioè l'importante è che mi risolvono un problema, però secondo me per quanto riguarda la ginecologia e il problema che ho è molto importante anche la parte empatica, perché sono andata da persone che mi dicevano no, devi assolutamente rimanere incinta il prima possibile perché poi non potrai più. E cioè, che consiglio di merda è, cioè nel senso non è che uno può fare un figlio così random e magari uno non vuole neanche avere figli, e cioè che cazzo di consiglio dai, scusate, ma boh. Poi c'era chi mi diceva di prendere una pillola, chi mi diceva di bloccare il ciclo non interrompendomi la pillola, chi mi diceva cioè che non avevo l'endometriosi, che avevo solo dei problemi, cioè che mi diceva che dovevo le cisti si sarebbero riassorbite, c'è chi faceva molto più, chi metteva molta più ansia, soprattutto superati i 30 mi continuavano a mettere ansia per appunto la questione figli, che io posso capire da un punto di vista, cioè capisco che il ginecologo debba essere onesto, cioè sincero, no? Però ci vuole secondo me molta empatia, cioè capire che tu non puoi mettere ansia a una ragazza di 30 anni che viene lì in cui le dici che già c'hai la ciste, che devi rimuoverle e tutto, e poi metterle presto anche dicendo però devi rimanere incinta, cioè capite che cioè almeno per come sono fatta io non è un argomento che io cioè non posso mettermi a fare un figlio solo perché ho dei problemi e poi non potrei più. Cioè, una persona secondo me deve essere il più pronta possibile, poi è vero che a volte succede e comunque poi uno si mette nella situazione e comunque gestisce la cosa al meglio, però io consciamente non posso andare a fare un figlio se non sono pronta, e se poi mi verrà questa cosa e non potrò più, prenderò atto della situazione. Però ecco, quando mi continuavano a ripetere questa cosa io andavo nel panico perché mi sembrava assurdo dover essere obbligata, no, a fare un figlio, perché praticamente fare un figlio diminuisce, cioè blocca l'endometriosi, e più si va avanti più le possibilità di concepire diventano poche per chi ha questa malattia. Allora in realtà i casi sono diversi, quindi parlo del mio caso, poi ci sono altri mille casi in cui non è un problema rimanere incinta, ecco, quindi parlo del mio. Quindi se avete l'endometriosi non vi agitate, seguite quello che vi dice il ginecologo. Ma quindi nel mio caso poi, facendo anche questa seconda operazione, andranno a speriamo a non togliere, perché ovviamente quando si fa l'operazione vabbè i rischi sono elevati, e c'è anche il rischio ovviamente a parte quelli più estremi di rischi, c'è anche quello che mi possano dover togliere l'ovaio. Però voi lo sapete che io sono sempre pessimista, sempre,
In questo caso più che pessimista io sono molto fatalista, nel senso che è inutile che sto qua a piangere o a disperarmi. La situazione è questa, devo essere operata perché poi andrà sempre peggio e parlo proprio sia dal punto di vista futura possibile gravidanza sia dal punto di vista fisico, cioè che dopo un po' se questa ciste diventa troppo grande esplode e rip. Quindi niente, sto cercando di pensare semplicemente in modo realistico e fatalista, così doveva andare. Questo io ho la fortuna di non avere mai febbre, raffreddore, influenze, non ho mai questi tipi di mali. La vita mi ha dato questo, mi ha dato l'endometriosi e ognuno ha le sue, cioè io immagino che tutte le persone che stanno guardando questo video avranno dei problemi di salute mentale, fisica o familiare, è la vita, quindi in generale in questo momento mi sento di prenderla con filosofia, ecco, e quindi mi devono ancora chiamare per fissare questa operazione che dovrebbe essere ad aprile. Io è ridicola questa cosa, però è così. Io sono triste perché ho paura che mi rimettano la convention di Hannibal negli stessi giorni in cui farò l'intervento oppure nei giorni successivi, perché ci vuole comunque 1 o 2 settimane prima di riprendersi. E quindi in realtà adesso il mio focus, che è un po' anche un mio modo di dissociarmi, il mio focus è essere, cioè ho questa paranoia che mi opereranno e non potrò andare alla convention di Hannibal e quindi mi sto concentrando su questa cosa, cioè non il fatto che potrebbe andare malissimo l'operazione, ma sto pensando alla convention di Hannibal e vabbè, come sapete nel senso, a me tutte le mie passioni servono anche per distrarmi dalla vita e le cose brutte, quindi devo dire che questo pensiero un po' mi sta aiutando e quindi speriamo proprio di riuscire a operarmi, che vada tutto bene, che io riesca anche ad andare a questa convention di Hannibal prendendolo un po' come un regalo se dovesse andare tutto bene, se no raga, rip, non lo so. Comunque vi terrò aggiornati e che poi è probabile che questa operazione mi faranno 4 buchi, quindi poi se non vi fanno schifo le cicatrici vi farò anche vedere le cicatrici, ovviamente non appena me le hanno fatte, però allora almeno quello esteticamente per me sono carine le cicatrici. Ne ho anche una in faccia qua, non so se l'avete mai notata perché mi spara flash la ring light, comunque proprio anche una cicatrice stile Harry Potter qua. Fortunatamente non è una cosa che mi urta avere le cicatrici, anzi ti danno un po' di personalità, poi mi fa venire in mente Will Graham, quindi mi sento un po' William Graham con tutte le sue cicatrici. E niente, diciamo che queste sono le novità, quindi può essere, io cerco comunque sempre di registrare qualcosa per voi, se ci dovesse essere, ovviamente poi ve lo scriverò su Instagram, ma se ci dovessero essere magari 1 settimana, 2 settimane in cui non vedete niente, probabilmente perché non sono riuscita a registrare nulla in anticipo e sono stata costretta a non far uscire video perché adesso sto registrando settimana in settimana e non riesco a tirarmi avanti. Adesso spero nel prossimo weekend di riuscire a registrare un po' di video così da farmi una specie di cuscinetto nel caso non potessi registrare, ecco. E questo vale anche sugli aggiornamenti di Instagram, eccetera eccetera. L'ultima volta che mi avevano operato appunto sono stata KO per 2 o 3 giorni anche perché non riuscivo a dormire in ospedale,
insomma, se mai siete stati operati, avete fatto un'anestesia totale, eccetera, sapete che non è una passeggiata. Però ecco, la prendo con filosofia, nel senso shit happens, questa è la vita e ognuno ha le sue cose da sopportare. Speriamo vada tutto bene e se andrà male lo affronterò e si andrà avanti, si troverà un modo, o si nuota o si affoga nella vita, quindi spero di nuotare sempre. E niente, questo è un aggiornamento. Volevo anche in realtà parlarvi velocemente di un telefilm di una miniserie che ho appena finito su Netflix che si chiama The Beast in Me, la bestia dentro di me, e la protagonista in realtà è la moglie di Hugh Dancy, che è quello che fa Will Graham in Hannibal, quindi tipo un cerchio che si chiude. E non vi spoilerò ovviamente perché è un genere diciamo giallo, non giallissimo, ma quasi, quindi non vi spoilerò niente, però dato che è una miniserie è carina. Volevo dirvelo che l'ho vista e se avete un weekend di tempo in cui state in casa a far niente, è carina se vi piace il genere. E poi c'è anche in realtà nella serie l'attrice che fa Beverly Katz in Hannibal, quindi anche lì tutto collegato. E, e niente, in realtà sto anche guardando MasterChef perché lo guardo sempre, ma quest'anno non vi ho ancora accennato nulla di MasterChef. Il mio preferito è il dottor Lee, non so se lo vedete, ma fatemi sapere, ecco. Non volevo rattristarvi con questo video, quindi cerco di strammatizzare, ma non vi ho rattristato. Cioè ci sono cose molto più gravi nella vita, ci sono guerre e cose orribili che succedono tutti i giorni, quindi in realtà volevo solo farvi sapere che cosa succede nella mia vita e anche parlare di questa malattia che è l'endometriosi, che hanno tantissime donne, stanno scoprendo che tantissime donne hanno questa cosa, quindi se siete delle ragazze, soprattutto giovani, che magari ancora non hanno fatto delle visite o comunque hanno fatto delle visite in modo non approfondito, soffrite di dolori premestruali, andate a fare dolori premestruali particolari, cioè tutte un po', ahimè, soffriamo di dolori premestruali, però non dovrebbero essere una cosa che ti fa vomitare o che è insopportabile e che non va via con gli antidolorifici, quindi fate sempre ecografie e pap test almeno una volta l'anno, e nel caso dovesse scoprire di avere endometriosi, rivolgetevi a qualcuno di competente, non impanicatevi, perché in realtà io ho avuto la sfortuna di essere diagnosticata di endometriosi in ritardo e di non essere probabilmente stata presa sul serio, perché sono andata 3-4 volte in ospedale e per i dolori, e mi avevano semplicemente detto che avevo delle cisti, ma non mi hanno mai detto guarda, devi tenerle sotto controllo perché se crescono succede questo, cioè è sempre stato tutto molto superficiale questa cosa, quindi nel caso vi dicano che avete l'endometriosi, non andate nel panico, l'importante è saperlo e affidarsi subito a delle persone competenti. E spero che comunque questo video vi abbia rilassato nonostante l'argomento e ci vediamo appunto, spero settimana prossima, perché dovrei riuscire a registrare, e ci vediamo come sempre su Instagram. Grazie mille per aver ascoltato il video fino alla fine e non preoccupatevi per me, davvero, poi vi racconterò tutto una volta che cioè nel senso non penso che parlerò ancora di questa cosa in altri video, ecco, questo è solo un video di aggiornamento, poi ve ne parlerò eventualmente ad aprile o a maggio.
Il prossimo video non so ancora cosa sarà, forse un camera touching, non lo so. Il canale lo fai, lo so che volete altri video lì, ma sto facendo fatica a postare di qua, quindi però quel canale ve l'avevo detto che era molto random, quindi quando mi andrà di fare un video lo farò. E per il resto questo è. E non so cosa fare nel prossimo video. Se avete dei suggerimenti ditemi pure, se no come al solito vado a vedere nelle mie note dei video che mi avete richiesto e sceglierò da lì. Grazie ancora e ci vediamo